ragazzi e bentornati in questo nuovo video dove quant'è difficile trovare casa a Tokyo, oh mio Dio. Lo sapete, in 5 anni ho traslocato 7 volte. 7, questa è la settima, 7 volte. Io spero che esattamente dopo l'ultima volta sia la volta buona. È bello che volevo fare il video della casa, meno male che non l'ho mai fatto, ma io l'ho fatto Seba così, cioè direttamente. Guarda la casa di Yuriko, è finita. Finita. Ciao. Se n'è già andata la casa di Yuri che è durata 6 mesi. Questo perché tutto va in complicazioni, va a contratti, magari non te lo rinnovano, oppure non puoi più stare qua, oppure hai fatto share, oppure il tuo garante ti decide di mollare, quindi poi devi... un sacco di cose. In questi giorni ho girato una settimana intera a cercare qualsiasi casa che fosse leggermente più grande. Io non è che dico voglio il lusso da morire, però comunque si parla di una casa normale, che però possibilmente non possono magari entrare a scarafaggio persone un po' strambe, perché qua ci sono. E ho già avuto problemi di stalk una volta, quindi mi piacerebbe avere una casa con un minimo di sicurezza. Già qua non ce l'ho, però essendo che abito a 50 metri dal mio vecchio manager, se faccio Tanaka, questo viene con un fucile, che cosa devo sperare? Quindi mi sento un pochino sicura. Ma visto che cambierò agenzia, cambierò tutto e mi serve il magazzino, cioè non posso tenere sempre tutto in un magazzino, in un'altra stanza, tutti i miei cosplay, mi serve una casa più grande, perché lì è dove inizia e qua è dove finisce la casa. Esatto. E questa è ancora grande. Pensa, quando io chiedo vorrei una casa di minimo 40 metri quadrati, rimangono tipo a una famiglia. Non ho una famiglia, voglio solo vivere in una casa grande. E che cosa se ne fa della casa grande? Ci mette i vestiti. Quali vestiti? Perché una donna non può avere tanti vestiti? Anche se sono cosplay, sono comunque vestiti. È normale che una donna abbia almeno 50 paia di scarpe. Non ti sembra giusto? Fatto sta che ultimamente sono un pochino stressata, perché tutte le cose che ho appena elencato me le hanno letteralmente fatte davanti. E io ogni volta sono lì: che bella questa casa, la voglio andare a vedere, è finita. C'è questa che fa più cagare, ma costa il triplo. E tu vuoi che io ti dica di sì? Ah, molto bene. Oppure, guarda che bella questa qua, costa un marea di soldi, basta. Come diventare ricca? Come diventare ricca? Come diventare ricca? Come WikiHow. Te lo giuro, ho fatto delle ricerche assurde, perché tra la depressione, il come traslocare, il come non avere soldi, ma non per pagare l'affitto, perché ok, l'affitto è già caro e lì è tipo se non c'è lavoro non mangi. Onigiri anche oggi. Ok, non è per fare la figura della stracciona, però non sono, diciamo così, ricca da poter dire ah sì, entro, vado qua, là in un appartamento. Comunque sono soldi, e qualsiasi cosa tu voglia fare per entrare in qualsiasi casa giapponese ti devi letteralmente svenare. Hai il Reikin, il Shigin, io non ho ancora capito come cazzo si chiamano queste due cose. Fatto sta che tu devi regalare dei soldi al padrone. Beh, grazie, ancora ti faccio il favore di stare qua, ma vuoi anche dei soldi in più, va bene, ok? Non ti va un cesto di frutta? Non te lo porto dal Giappone, vado in Sicilia, mi vado a comprare dei cocomeri grossi così a 5 euro. A 5 euro a cassa di 20 meloni o 20 angurie che sono, e poi ritorno. Così è la stessa identica cosa, è come regalare 3000 euro così al padrone di casa. E invece no. Quindi devi sempre trovare che purtroppo, diciamo, queste case non hanno appunto questi due regali, che comunque sono due regali da almeno 1000 euro al padrone. Ovviamente in realtà cambia da casa a casa, però più o meno nello standard, almeno delle mie ricerche, più o meno è sempre stato questo. E poi molte agenzie dicono ah, non abbiamo problema con gli stranieri, ed effettivamente è vero, e poi ti rifilano un'agenzia e ti richiedono in più una persona giapponese che garantisce per te. Quindi non solo tu scemo paghi l'agenzia milioni di euro, ma in più devi anche cercare un garante, che tipo hanno paura ovviamente che uno se ne esca dal paese senza pagare l'affitto oppure sparisce. Io guarda, sono lì. No, io non scapperei. Io starei qua tutta la vita se mi date un visto che non continua a scadere ogni 6. Bisogna rinnovare sto cazzo di visto. E tipo perché tipo poi te lo chiedono anche perché non è un visto lungo? Boh, è tipo il super Elenalotto, non lo so. Quindi se non sei in un super caixa, in super power, è impossibile. Figurati quando poi dici che sei un artista, oppure figurati quando ti riconoscono. E già tipo 3 agenzie dove sono andata mi hanno riconosciuta. Ah, tu sei quella, la famosa cosplayer. Adesso capisco i vestiti dove... Sì. Vuoi una tazza di caffè quando vieni? Me la mostri? E ovviamente devi pagare anche l'agenzia che ti ha trovato la casa, che in realtà non sei tu, cioè non sono spesso loro che la trovano. Io la guardo su internet, ok, io l'ho trovata, però devi comunque pagare l'agenzia che ti ha presentato al padrone.
Insomma, hai da pagare una marea di cose, no? Tipo io aspetterò solo la bolletta del devi pagare anche per respirare, perché questo sì. Tipo, oh mio Dio, non ce la faccio più. Vabbè, fatto sta che purtroppo questa casetta dovrò dire addio. Adesso non so se gli dirò addio adesso o poco più avanti, perché mi sono davvero così tipo ammazzata il fegato per potermi trasferire. Dico basta, ho passato una settimana a fare tutta Tokyo, tutta, perché poi certe zone sono diciamo pericolose, non è proprio pericoloso come in Italia, però comunque non te la consigliano, però ovviamente cercano di rifirartele come non so che cosa. Quindi se io devo pensare che comunque magari in Giappone certi fan potrebbero non essere proprio, cioè purtroppo ci sono e c'è stato appunto chi mi ha seguito sotto casa, quindi oppure ti rubano le registrazioni delle mutande fuori e se stai al primo piano, oppure ti arrivano dei bagozzi grossi così. Che palle. Fatto sta che sto cambiando casa, ho bisogno di respirare. Ma conto di andarmene via almeno per l'autunno dell'anno prossimo. Se vado via prima bene, se non vado via prima problemi. Però boh, spero sì e no, se no potrebbe anche essere vicino all'inverno, perché io in teoria dovevo stare qua minimo un anno, perché ovviamente se no pago la penale. Cazzo quanto è dura la vita di una cosplayer, perché poi tante cose non le possono nemmeno vendere, perché sicuramente poi magari in qualche servizio è già successo che te lo richiedono e tu l'hai venduto, porca di quella puttana, e lo devi ricomprare. Quindi ok, sono calma, sono calmissima. Questo era semplicemente un video per dirvi che se volete traslocare ce l'avrete un po' nel culo. Però non è vero, perché in realtà ci sono tante agenzie per gli stranieri che vi possono aiutare. Io ovviamente stando qua preferisco non farmi affidamento a tu sei straniero quindi devi utilizzare un'agenzia di stranieri, perché parlo fluentemente giapponese, quindi non ho solitamente loro usano loro per forza, mentre io chiamo in giapponese, mi danno il tizio in inglese, io non capisco what the fuck di quel che parli, di quel che stai dicendo, non capisco, tu si speak English. Tipo, non è vero, ma vabbè. E per paura che tu non puoi comprendere, e invece comprendo. Spesso appunto c'è la cosa che se sei giapponese allora i gaijin sono ok, se non sei giapponese allora no, se tu sei un'italiana e hai 20 anni allora va bene, se tu purtroppo sei di colore e hai 30 anni ti dicono di no. Purtroppo questa è ragione. Purtroppo la maggior parte in Giappone è così, un po' razzisti probabilmente sì. Ma non ci perdiamo d'animo, io voglio assolutamente la casa dei miei sogni. Porca puttana, quella volta che me l'hanno presa un minuto prima io volevo piangere, volevo spaccare tutto e dire porca di quella troia! Non è possibile! Però penso che alla fine in Italia sia lo stesso, non lo so, perché io alla fine ho tipo ribaltato la mia vita venendo qua e vivendo per la prima volta da sola, facendomi anche forse per la prima volta da mangiare da sola completamente, il me faceva scaccare. Però era così, perché ovviamente ero abituata a stare dai miei genitori, quindi era una pacchia. Ah, che pacchia che era. Però ok, adesso ho bisogno di sopravvivenza, dopo 5 anni posso farla da sola. Spero che questo piccolo LOL video vi sia piaciuto, spero di rifarne altri e se mi sentite un po' stressata in sti giorni non fateci caso. E Yuriko nella prossima puntata Yuriko troverà finalmente casa, riuscirà per la 7ª volta a cambiare casa senza problemi, riuscirà a non spendere un altro rene senza probabilmente vivere per altri 6 mesi in questa città. Lo scopriremo nella prossima puntata. Ciao!